Ni hao! Siamo le chef Mulan e oggi nelle cucine giallo zafferano faremo insieme la deliziosa zuppa wonton, Hun Tun Tan. Cuciniamolo insieme. Iniziamo con l'impasto dei wonton. Versiamo la farina nella ciotola, un pizzico di sale e l'acqua. Andiamo ad amalgamare il tutto e con le mani formiamo un composto liscio e omogeneo. Una caratteristica di questo impasto è che deve risultare piuttosto duro e compatto. Copriamolo con della pellicola da cucina e lasciamolo riposare per circa 10 minuti. Passiamo al ripieno. Tritiamo finemente un cipollotto. Per il ripieno prendiamo solo la parte verde. Lo uniamo alla carne macinata. In questa ricetta proponiamo la versione con ripieno di carne, ma sono molto famosi anche quelle con verdure e con gamberi. Aggiungiamo un pizzico di sale, pepe bianco e il vino di riso cinese oppure anche il vino bianco. Uniamo il ripieno noi con sempre le bacchette, voi potete farlo con le forchette. Il composto è ben amalgamato, passiamo adesso ai wonton. Spolveriamo un asse di lavoro con un po' di farina. Riprendiamo l'impasto che avevamo messo da parte e lo stendiamo con un mattarello il più possibile. La sfoglia dovrà essere molto sottile e il metodo tradizionale era tramite il mattarello, ma ad oggi si può usare anche una macchina sfogliatrice. Facciamo passare la pasta più volte nella macchina e piano piano riduciamo anche lo spessore. È importante creare tanti strati e aggiungere sempre un po' di farina per indurire ulteriormente l'impasto. Tagliamo la pasta in quadrati così. Ora facciamo il ripieno. La parte più difficile? Sì. Tenendo la sfoglia sul palmo della mano, inseriamo un po' di ripieno al centro. È importante che il ripieno non sia troppo, altrimenti il raviolo potrebbe rompersi, e spalmarlo per bene col cucchiaio. Procediamo con la chiusura e aggiungiamo un pizzico di acqua. Premendo con le dita chiudiamo il wonton. Questa è la chiusura tradizionale. Vi faremo vedere anche una chiusura alternativa. Questa forma non vi ricorda qualcosa? Secondo le tradizioni cinesi rappresenta il sacchettino di denaro, quindi una forma per augurare auspicio e prosperità. Siamo pronti ora per fare la zuppa wonton. Vi mostrerò un passaggio classico della cucina cinese. Prepariamo il brodo, ma non all'interno di una pentola, ma nella ciotola. Cominciamo a mettere un po' di sale, un po' di pepe. Quando l'acqua ha raggiunto bollore, prendiamo 2 mestole d'acqua e le aggiungiamo nella ciotola in cui serviremo. Ora possiamo tuffare i wonton nell'acqua calda. Cuociamo per 3-4 minuti, quando sono pronti li possiamo scolare. Aggiungiamo un po' di verdure, possono essere di ogni genere per dare un tocco di verde. Scoliamo i wonton e l'ultimo tocco un po' di cipollotti. Per chiudere in bellezza, un filo proprio poco di olio di sesamo. Per i veri autentici, una frittatina fatta di striscioline come nonna comanda. Il brodo così è molto semplice e delicato. C'è chi aggiunge anche un pizzico di salsa di soia oppure anche vino cinese. Noi piace pollo così. Assaggiamo? Sì? Hao